Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono a Bocca di Valle, nel Parco Nazionale della Maiella, e sono diretto alla cascata di San Giovanni. Circa un'ora e 30 di cammino, probabilmente impiegherò un po' di più perché di solito mi fermo a fotografare e magari qualche spiegazione riguardo la zona. Ma insomma, siamo in autunno, per cui la passeggiata sicuramente sarà colorata e di grande interesse. Il dislivello di oggi è di circa 500 metri, infatti partiamo da una quota di 400-500 metri, arriveremo circa a 1000 proprio intorno alla cascata. Vorrei cercare lì intorno di creare realizzare qualche fotografia diversa da quelle a cui sono abituato. Magari andrò a cercare delle angolature diverse, delle prospettive diverse della cascata. Comunque non posso fare previsioni, devo aspettare di vedere che cosa troverò alla base della cascata di San Giovanni. E prima di iniziare il video, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un like qui all'inizio così non vi dimenticate poi alla fine. Rimanete con me perché quella di oggi sarà veramente un'avventura molto interessante. All the dividing things. Are you still listening? Want to be heard by you. Slow fall into the Indian Sea. Il sentiero per la cascata di San Giovanni risale il torrente Vesola che attraversa questa valle. Si parte appunto dalla località che si chiama Bocca di Valle, addirittura è un nome molto evocativo perché proprio all'ingresso del sentiero si vedono delle pareti grandissime e quindi un po' il nome vuole rievocare questa idea dell'inizio della valle, la bocca della valle. Veramente è un luogo molto impressionante all'inizio del sentiero, ma so di certo che il primo guado del torrente Vesola quest'anno era asciutto. Infatti di solito poco più indietro lì sul sentiero si doveva attraversare il fiume saltando su delle rocce oppure passando attraverso dei tronchi proprio per attraversare il torrente, ma quest'anno era asciutto. Però sento qui sotto scorrere un po' d'acqua. Negli ultimi giorni ha nevicato, poi è tornata un po' la temperatura a rialzarsi, per cui ho speranza che la cascata di San Giovanni sia in buona forma. Questo potremo solo scoprirlo andando avanti nel sentiero. Raggiungere la cascata di San Giovanni in un periodo tardo autunnale come questo, sono verso la metà di novembre, è davvero un'esperienza molto bella perché si ha la percezione proprio dell'andamento verticale dell'autunno, ovvero partendo dal basso, da Bocca di Valle a 500 metri, l'ambiente era molto verde con una vegetazione ancora non troppo colorata, e salendo verso la montagna si assiste a un cambiamento molto graduale del colore, dai gialli in fondo valle anche un po' marroni, si assiste poi a un ritorno di verde. Infatti qua siamo proprio all'inizio della faggeta, dove i primi faggi sono ancora abbastanza verdi, stanno tendendo adesso verso il giallo, e quindi io spero che vicino alla cascata ci sia un'esplosione di colori. L'anno scorso fui fortunato e raggiunsi la cascata in un periodo molto colorato, spero che anche quest'anno si verifichi lo stesso.
Dopo un tratto abbastanza dolce di salita, il sentiero inizia a farsi interessante. Infatti, superato il guado del fiume che questa volta aveva acqua, il sentiero inizia a salire in maniera più decisa proprio sui fianchi di questa valle, la valle del Vesova, di questo canyon con delle pareti altissime a strapiombo. Tra l'altro, guardando bene in mezzo al bosco si possono notare delle grotte naturali molto misteriose. Mi sto appassionando davvero tanto alla Maiella, veramente è una montagna che nasconde mille bellezze. E se anche voi avete percorso questi sentieri e amate queste montagne della Maiella, magari lasciatemi un commento per suggerirmi magari qualche posto che posso andare a scoprire e fotografare. Ed ora mi rimetto in marcia sul sentiero F2 e penso in breve, circa 15 minuti, giungerò alla cascata e lì ci sarà veramente da divertirsi insieme alla Olympus OM1 e insieme agli obiettivi che Digital Solution mi ha prestato. Vorrei provare la funzione Live ND che ho già provato la settimana scorsa, le tombe rupestri, ma sicuramente qui alla cascata di San Giovanni ci sarà molto più materiale da fotografare. Ho già effettuato degli scatti durante il sentiero, veramente ho aggiunto anche un polarizzatore per togliere i riflessi dall'acqua e il risultato che ho visto nel monitor mi è molto piaciuto. Aspetto di vedere le fotografie questa sera. Nel tempo previsto ho raggiunto la cascata, forse ho impiegato un po' di più, non mi sono fermato molto lungo il sentiero a fotografare perché ero curioso di scoprire quale fosse la condizione del colore qui alla cascata di San Giovanni. E l'escursione di oggi è stata quasi un inseguimento all'autunno. In effetti su in alta quota, sulle montagne, l'autunno è già, i colori dell'autunno sono già sfioriti da qualche settimana, mentre qua devo dire che con molta sorpresa trovo l'ambiente ancora molto verde. Guardate, lì c'è un albero che crea come un arco intorno alla cascata. Bene, l'anno scorso quell'albero lì era completamente giallo e creava un bellissimo effetto, una macchia di colore, invece quest'anno è ancora verde. Evidentemente quest'anno il clima ha generato un diverso andamento dei colori dell'autunno. E comunque mi trovo qui, in questo bellissimo ambiente, in compagnia della Olympus OM1 e il grandangolo 7-14 mm f2,8 con apertura costante. E con questa attrezzatura vorrei realizzare alcune immagini delle composizioni interessanti. Mi guarderò un po' intorno per cercare una composizione diversa. Magari mi sposterò da quella parte per includere un po' tutto lo sviluppo della cascata. E guardate, dietro le mie spalle la cascata è alta circa 30 o 35 metri, è davvero molto imponente. Voi nella telecamera ne state vedendo solamente la metà, per considerare un po' qual è la dimensione di questa bellezza naturale. Per cui, per realizzare una fotografia che la includa tutta, che includa tutto lo sviluppo del torrente, ecco, dalla cascata sino un po' a questi ultimi salti, dovrò spostarmi un po' da quella parte e cercare qualche composizione.
was lost in the woods under dust, and the fairies found me. And they led the way, they cleared the way to my heart. All the hurt, all the pain under the skin, I had fainted. And they carried me, they cleared the way to my heart. Ho trascorso circa 2 ore qui intorno alla cascata investigando tutte le composizioni, vari punti di ripresa. Sono andato proprio sotto la cascata, lì da quella parte. Ho forzato anche un po' la composizione cercando di andare a isolare dei particolari della cascata. Questo mi ha consentito di entrare in sintonia con il luogo e purtroppo è giunta l'ora di chiudere l'attrezzatura, però prima di andare via vorrei realizzare ancora qualche scatto e poi noi ci vediamo lungo il sentiero. On the graves, cracks of 1,000 leaves, somewhere in between our past and our future, rolling over all the dividing things. Are you still listening? Want to be heard by you. Slow fall into the Indian Sea, where the cold and the hot meet, and the powers that be lead. E purtroppo anche l'avventura di oggi ormai è finita. Sono stato alle cascate di San Giovanni nel Parco Nazionale della Maiella ed è stata un'avventura veramente bellissima. Mi sono immerso in questo ambiente così spettacolare. Ho risalito il torrente Vesola seguendo il sentiero F2 che da Guardia Grele, Bocca di Valle, appunto risale lungo i fianchi di questo canyon stupendo, risale il torrente Vesola e arriva in circa 1 ora e mezza, 2 ore, dipende dalle pause fotografiche, raggiunge la cascata di San Giovanni. E intorno alla cascata ho trascorso quasi 2 ore, mi sono completamente immerso nell'ambiente, sono entrato in sintonia con il luogo proprio per cercare di realizzare delle fotografie diverse. Inizialmente ho scattato le solite foto della cascata sullo sfondo, così. Poi ho cercato un po' di forzare la composizione, mi sono avvicinato, ho puntato la macchina in alto, insomma ho realizzato delle fotografie diverse, ve le faccio scorrere alla fine di questo video. Ed io vi ringrazio per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto, per avermi accompagnato alle cascate di San Giovanni, qui nel Parco Nazionale della Maiella. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per non perdere i prossimi video, le prossime avventure fotografiche ed escursionistiche. Iscrivetevi alla newsletter perché quello è l'unico modo per rimanere aggiornati invece sui workshop, sugli incontri fotografici che organizzo settimanalmente, magari anche all'ultimo momento. Qui, da questa bellissima foresta, dalle cascate di San Giovanni, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!
you.